Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, nuova recensione di Power Station, ma non prodotto che esiste già da un po', ma prodotto nuovo. Di fatto entra in vendita oggi ed è la nuova Bluetti AC2A. La Power Station Bluetti più piccola che abbiamo nella gamma e ancora più piccola di EB3A. Vi do subito i numeri, le differenze tra queste due Power Station che sono quelle di ingresso gamma, al momento affiancate. Non so se un domani EB3A verrà eliminata, ma al momento ci sono tutte e due. Cosa cambia? Il prezzo: EB3A costa 2,99, AC2A costerà 2,49, ma attenzione, guardate il video fino in fondo perché c'è un'offerta lancio e anche un mio coupon sconto. Diminuisce l'accumulo, era già piccolo su EB3A 268 Wh, su AC2A diventa 204, ma vedrete con più vantaggi. Diminuisce purtroppo anche la potenza perché scendiamo da 600 watt di EB3A a 300 watt di AC2A, e qua mi permetto di fare una considerazione. È vero che 300 watt sono pochi, ma per una Power Station così piccola, utile solo a ricaricare dei dispositivi, accendere qualche luce eccetera, 600 watt erano fin troppi, quindi non mi dispiace questa scelta di ridurre l'inverter perché ridurranno anche i consumi passivi e faremo dei test durante il video. 6 uscite anziché 7, perdiamo la luce come tutte le nuove Power Station, perdiamo però 1 kg perché pesa solo 3,6 kg, le dimensioni le vedremo dopo, e guadagniamo in garanzia perché passiamo dai 2 anni delle macchine diciamo come le B3A di vecchia generazione alle nuove macchine con 5 anni di garanzia, quindi un passo avanti notevole. Qualcuno storcerà il naso perché perdiamo un po' di accumulo, però come avete visto abbiamo guadagnato 1 kg e soprattutto è molto piccola. A chi è destinata questa Power Station? Allora, sicuramente a chi vuole entrare nel mondo delle Power Station, capire che tu hai un oggetto che puoi caricare in ufficio, da rete, nelle ore free eccetera, che puoi caricare con dei pannelli, anche se qua vedremo che abbiamo poco ingresso, e che puoi usare da portarti in giro come una grossa power bank, ma con la differenza che produce anche il 230 volt. Questa cosa delle Power Station, diciamo, bisogna entrare nell'ottica per chi è completamente nuovo. Un prodotto così che costa poco e in offerta lancio lo prendete a un prezzaccio vi fa capire le potenzialità di un prodotto del genere pensandolo in grande, perché se poi andate a guardare i miei video abbiamo delle Power Station che riusciamo ad usare per alimentare tutta la casa e diventare praticamente indipendenti. Chiuso questo preambolo, direi di non perdere tempo, passiamo allo spacchettamento, ma mi raccomando iscrivetevi al canale che non costa nulla, è gratuito, mi aiutate a crescere, rimanete connessi su tutte le ultime prove, recensioni, tutorial e facciamo crescere questa community. Andiamo avanti col video. Ok, apriamo l'imballo che già si sente molto leggero ed ecco la scatola vera e propria del prodotto AC2A. Esistono varie versioni, chiaramente nel nostro mercato arriva la versione 230 volt. Scatola con accessori manuali, protezioni adeguate al peso del prodotto. Qui troviamo subito la Power Station che riusciamo a prendere dalla maniglia. Ed eccola qua, porca miseria ragazzi, adesso poi ci arriviamo. Vediamo che cosa ci danno in dotazione. Abbiamo la solita vite per la messa a terra come avevamo già visto in AC70, cavo di ricarica con attacco IEC normale, quindi ingresso diretto 230 volt in Power Station, cavo per ingresso MC4 con l'XT60, quindi la tendenza come su AC70 diventa quella di passare a un connettore tra virgolette standard. Cavo che è un bel cavo, comunque lungo 1,60 m, manualistica garanzia, numero di serie del prodotto, manuale in inglese. Ed eccola qui. Beh, diciamo che il paragone con le B3A è subito doveroso. È più piccola, soprattutto è molto più leggera perché ha comunque meno accumulo. Le B3A è lunga 25,5, la nuova AC2A è lunga 25. Come altezza senza maniglia siamo a 18 e 17, quindi 1 centimetro in meno, però qui dobbiamo tirare fuori la maniglia, qui ce l'abbiamo integrata, però siamo molto meno profondi. Mettendole in linea siamo a circa 17,5 contro i 15,5, quindi 2 cm meno profonda. Se vogliamo fare subito un paragone veloce, cosa vediamo? Vediamo che perdiamo la luce che non era molto utile, quindi per risparmiare tendenzialmente negli ultimi dispositivi viene eliminata. Qui abbiamo un prodotto di una scuola diciamo a metà tra le vecchie e le nuove Power Station. Qui invece siamo diciamo allineati con le ultime versioni, quindi abbiamo i pulsanti
pulsanti con il simbolo che si illumina, qui avevamo i pulsanti col puntino. USB-C, USB-C da 100 watt, 2 USB-A 5 volt da 2.4 A, 2 USB-A 5 volt da 3 A, presa accendisigari, uscite 12 volt da 5,5 che perdiamo perché abbiamo solo l'accendisigari. Qui avevamo però l'ingresso proprietario con il connettore circolare, il 220 frontale e un interruttore di sicurezza in caso di cortocircuito. Qui invece abbiamo, come abbiamo visto, l'ingresso XT60, l'ingresso per il 220 è laterale. Guardiamo ancora la differenza dei display. Questo è un display di tipo diciamo vecchio, dove abbiamo l'ingresso e l'uscita insieme e la percentuale su mezzaluna. Qui abbiamo un display un po' più nuovo ma che non dà i valori singoli per ingresso DC e ingresso AC, uscita DC e uscita AC, ma va ad uniformare semplicemente l'ingresso e l'uscita. Abbiamo poi la percentuale con l'indicazione grafica circolare quasi a 360 gradi. Ora diciamo che il confronto, giusto per farci un'idea, è finito. Ci concentriamo sulla C2A. Leggerissima, veramente leggera, fatta però bene. Come tutti i prodotti Bluetti dà una buona sensazione in mano, non sentiamo scricchiolii, non sentiamo particolari problemi. Personalmente mi piace l'ingresso laterale, mi sarebbe piaciuto avere laterale anche l'ingresso in DC, ma invece l'hanno messo frontale. Una volta accesa la Power Station semplicemente potremmo accendere la parte AC, si illumina il pulsante e viene segnato a display, possiamo accendere la parte in DC, si illumina il pulsante e lo visualizziamo a display. Riusciamo a spegnerla con le uscite abilitate? Sì. Power Station accesa, apriamo la nostra app Bluetti, andiamo nei miei dispositivi e aggiungiamo un dispositivo. Vediamo se lo troviamo direttamente col Bluetooth e viene subito trovato a C2A. Chiaramente Power Station che ha solamente il Bluetooth e non il Wi-Fi. Andiamo OK, associazione riuscita, clicchiamo avvio. La troveremo quindi insieme a tutte le altre con la visualizzazione grafica effettiva del tipo di Power Station. Il display dopo qualche secondo si spegne, riusciamo ad entrare e abbiamo esattamente le classiche visualizzazioni, però nell'app riusciamo a distinguere l'ingresso PV dall'ingresso di rete e l'uscita CC dall'uscita AC. Chiaramente possiamo comandare le uscite direttamente da app e chiederà conferma. Abbiamo poi anche il controllo del pacco batteria. Cliccando sul pacco abbiamo informazioni come numero di serie, percentuale, tipo di collegamento, se ci sono allarmi, errori, protezioni e versione del BMS. Abbiamo anche il dato di generazione fotovoltaica che abbiamo effettuato con la Power Station. Questo mezzo kilowatt probabilmente è quello dei test del collaudo. Entriamo nelle impostazioni, abbiamo la possibilità di scaricare il manuale utente, condividere l'applicazione, possiamo visualizzare questa Power Station nella home quando apriamo l'app Bluetti e non andando nei miei dispositivi. Abbiamo le solite tre modalità di ricarica, quindi standard, turbo e silenzioso, che adesso proveremo. Il power lifting, quindi quella funzione che ci dà un boost in più di potenza. La modalità eco, ossia l'autospegnimento sia della parte AC che della parte DC, questo quando dopo un po' di tempo, che può essere da 1 a 4 ore, oppure quando l'alimentazione raggiunge un consumo minimo che si può impostare, e questo lo possiamo fare indipendentemente per l'uscita AC o per l'uscita DC. Disalimentando in questo modo lei praticamente non si spegne mai fin quando ha batteria. Sospensione del display la mettiamo mai, così ce l'abbiamo un attimo a vista. Impostazioni avanzate, possiamo scegliere la frequenza e il boost di rete. Il boost di rete è una funzione che permette di ricaricare da rete anche quando abbiamo un ingresso particolarmente instabile. Vediamo se abbiamo degli aggiornamenti. Attualmente non notifica nulla, quindi la Power Station è già aggiornata. Spegniamo la C, spegniamo il DC, dall'applicazione possiamo spegnere completamente la Power Station che si arresta. Chiaramente non possiamo accenderla perché essendo spenta non siamo più connessi. Riaccendiamo la Power Station, ci ricolleghiamo e proviamo a fare ad esempio qualche prova per capire la differenza di ricarica con le tre modalità. Iniziamo a caricare in modalità silenziosa. Prende il comando, entriamo col 220. Apprezzabile lo sportello di protezione sul 220, ce l'abbiamo anche sull'ingresso, sull'accendisigari, non ce l'abbiamo sulle USB, non ce l'abbiamo sul 230 in uscita. Allora, in modalità silenzioso sta caricando a 80 watt.
Da app vedete che visualizziamo il valore singolo dell'ingresso rete. Se abbiamo anche un ingresso dalla parte DC sull'XT60 lo visualizza separato in app, ma sarebbe unificato a display. Passiamo dagli 80 watt del silenzioso ai 130 della modalità standard ed è partita la ventola che è silenziosa, deve essere molto piccola, è montata qui sulla destra. Ok, da qui immette, da qui fa circolare e esce, ma almeno in questa condizione non è molto rumorosa. Ora proviamo a passare dai 130 watt della modalità standard ai 210 circa 215 della modalità turbo. Quindi queste sono le tre modalità che possiamo impostare per la ricarica della batteria. Se abbiamo fretta andiamo in modalità turbo, se la usiamo in casa di notte la mettiamo in silenzioso, almeno non ci disturba, non abbiamo fretta. Se dobbiamo fare una via di mezzo, come in questo caso dove la porterò al 100%, facciamo tranquillamente una ricarica standard. Va bene, la porto al 100%, poi facciamo un po' di prove. Bene, ora faccio una sequenza dei soliti test che facciamo con tutte le power station. Appena finito di ricaricarlo 100%, martedì 16 alle 3:34, ora lo spegniamo e vi faccio vedere che da spento non perde, o meglio non dovrebbe perdere, nemmeno un punto percentuale di ricarica. Allora, sono le 7:09 del 26, la accendiamo, è ancora al 100%, quindi tutto bene. Ok, adesso molti di voi diranno, ma con 200 Wh di batteria non ci fai nulla, cosa ci vuoi fare? Facciamo una prova, mettiamo caso che questa piccola power station dobbiamo usarla per alimentare solo le luci, magari di un garage dove non c'è corrente, dove abbiamo bisogno di lavorare, magari tagliare del legno, fare qualcosa. Noi accendiamo la power station, in questo caso ho attaccato un faro LED da 30 watt, lo accendiamo. Perfetto, il faretto si accende, come consumo mi indica 29 watt, quindi siamo abbastanza giusti. Sono le 3:17 di pomeriggio, 99%, vediamo quanto dura. E con 30 watt magari ci mettete 2 plafoniere da 15 watt o 3 magari lampade da 10, insomma, per darvi un'idea di che cosa possiamo fare con un carico di una trentina di watt. Facciamo andare avanti il test. Aggiornamento, sono le 16:16, 16:17, quindi è passata praticamente un'ora, siamo al 40% di autonomia. Ok, altro aggiornamento, sono le 16:47, quindi è passata un'ora e mezza, siamo al 21%, a questo punto lo faccio arrivare allo spegnimento e vediamo realmente quanto tempo è passato. Ok, siamo addirittura d'arrivo, sono le 18:22, quindi sono passate 3 ore abbondanti, c'è ancora il 4%, adesso aspetto che si spenga, vi dico poi l'ora esatta in cui si è spento. Vedete che il carico è leggermente sceso, perché il LED comunque è molto caldo, i watt non sono più 30 ma ne legge 24, adesso poi prendetelo con le pinze questo valore, perché quando c'è così poca differenza su letture così piccole ci sta che sbagli. Sono le 7:02, continua a essere acceso, siamo al 3%, non lo porterei proprio a zero e tra l'altro è anche ora di andare a casa. Abbiamo fatto praticamente 4 ore di autonomia con 30 watt di faretto, 3x4 fa 120 contro un accumulo di 204. Il consumo dell'inverter è comunque importante nel calcolo dell'autonomia reale che possiamo utilizzare. Test di autoconsumo a zero, l'1:31 di pomeriggio. Accendiamo la parte AC perché tante volte mi chiedete ma se lo lascio acceso senza carico quanto dura? Vediamo quanto tempo sta acceso, partito all'1:31. Allora, C2A che intanto mi sono portato in negozio tenendolo costantemente acceso, sono le 7:38 di pomeriggio, ora me ne vado a casa, è al 56%. Se lo lascio acceso ho paura che fino a domani sarà poi spento. Sospendo qua, lo spengo a questa percentuale e domani riprendo il test in modo da fare una stima verosimilmente giusta delle ore di autonomia con l'autoscarica a consumo zero e inverter acceso. Buonanotte a C2A. Accendo la C2A che è sempre a 56, riattacco la C e sono le 9:01. Sono le 2:27 di pomeriggio, non so se quando torno sarà ancora accesa.
Eccoci qua, continua il test. Intanto siamo arrivati alle 7:18 di sera. AC accesa sempre, c'è ancora il 12%. Che facciamo? Me la porto a casa perché domani devo finire il video e vediamo alla fine dei conti quanto tempo è stata accesa a carico zero. 8:31 di sera. La riaccendiamo, siamo ancora al 12, attacco la C e vediamo a che ora si spegne. Ok, test finito, sono le 10:31 di sera. Vedete che è al 4%, dice che c'è ancora un'oretta di autonomia, però lampeggia la batteria qua, quindi si sta per spegnere. Diamogli, che ne so, mezz'ora di buono. Test finito adesso. Facciamo i conti. Allora, test fase, di solito lo facciamo con un cavo spelato, oggi lo facciamo con un portalampada. Abbiamo fase e niente sul neutro, ok. Se stacchiamo la ricarica abbiamo fase debole e fase debole, quindi come tutte le power station ormai che abbiamo provato, quando è collegata alla rete, quindi in modalità ricarica con attacco e spina, fa il bypass ed esce fase neutro. Quando è completamente isolata, ovviamente esce fase. Ho già fatto il test, anche in questo caso ci danno l'opzione di attaccare la terra e avevamo già fatto la prova su AC70, non cambia nulla, esce comunque fase. Facciamo la prova di lettura dei consumi se è abbastanza precisa, quindi attiviamo l'uscita C, prendiamo una lampadina da 11 watt, me lo sono scritto perché sono sempre le stesse alla fine, poi ogni volta devo andare a leggere queste robe piccole e gli anni avanzano, segna esattamente 11 watt. Anche su piccoli consumi è abbastanza precisa, almeno fino adesso. Vediamo questa 8 watt, questa già non me la segna proprio, per lui è 0. Questo perché? Perché questo è un circuito elettronico interno probabilmente diverso rispetto a questa, anche se sono solo 3 watt in più, ma deve essere proprio il sistema di accensione della lampadina che è diverso e non riesce a rilevare il consumo. Proviamo questa un po' più grossa da 16 e segna 15, quindi diciamo che è precisa. Ora, nella mia ignoranza, spiegarvi perché non riesce a leggere questa mi diventa veramente un mistero misterioso. Comunque, tant'è. Ora, già che siamo qui, vediamo se con una power station così piccola magari dobbiamo usare un piccolo phon da viaggio, ce la facciamo con questi 300 watt. Allora, qui abbiamo un phon che alla massima potenza arriva a 1400, abbiamo 2 velocità, vediamo cosa succede. Riesco ad usarlo a velocità 1, scalda per 200 watt, però purtroppo poi va in blocco, si accende qua l'allarme e mi disattiva l'uscita C. Non riusciamo ad usare un oggetto del genere. Facciamo comunque il test della pistola termica, potenza 1 per vedere se rimane stabile erogando la sua massima potenza. Così siamo a 200 watt, alziamo un pelo. Sta comunque tirando i suoi 300 watt in modo continuo. Lasciamola accesa per un bel po', sono le 9:52, la tiriamo un po' giù, la lasciamo girare un po' e vediamo se rimane stabile nel funzionamento. Chiaramente ora non le sentite perché il rumore della pistola termica è superiore, ma è partito il raffreddamento. Ok, intanto l'ho portata qua in garage perché fa troppo casino. Vedete che siamo già al 49%, sta tirando ancora 300 watt costanti senza problemi. Sono le 10:12, direi che non ha nessun problema a lavorare sotto stress. Chiaramente con un oggetto del genere in viaggio, anche se la batteria è relativamente piccola, su questo non si discute, possiamo comunque permetterci all'occorrenza di ricaricare un portatile e magari portarci dietro un piccolo mini PC dove tra tutti e due in questo momento abbiamo un consumo di 70 watt, 2-3 ore di autonomia le abbiamo, e chiaramente all'occorrenza diventa comodissimo sfruttare anche la parte in DC, seppur avendo solo 3 porte, per magari gestire la ricarica di un cellulare che tramite porta Type-C va comunque in ricarica rapida e magari caricare un drone e il radiocomando all'occorrenza quando rimaniamo a piedi. Comunque versatile, sempre tenendo conto di potenza e autonomia rapportate a quanto è veramente piccola. Chiaramente in una power station così quello che più conta e quello che ci fa propendere per la scelta di un prodotto del genere sono assolutamente, l'abbiamo detto 1000 volte, le dimensioni e il peso, perché veramente è una power station che
potete ficcare in uno zainetto qualsiasi, chiuderlo, mettervelo a spalle e andare a fare la vostra gita, viaggiando comunque con una riserva di energia, dove in realtà nello zainetto abbiamo anche un inverter per all'occorrenza avere il 230 volt. In caso di bambini piccoli, esigenze particolari, avere una cosa leggera e piccola da portarsi nello zainetto è una cosa fantastica. Se poi abbiamo l'esigenza anche di ricaricarla senza andare in giro con qualcosa di enorme, abbiamo questo, che non è il modello più piccolo perché è l'SP200 di Bluetti, che almeno garantisce una ricarica, diciamo, importante per un prodotto come la Power Station che abbiamo nello zaino. Pannello straconosciuto, però proviamolo, vediamo cosa riesce a restituire come watt in ricarica. Ok, pannelli in pieno sole non proprio al massimo, siamo a fine gennaio, siamo comunque quasi a 130 watt, che non è male. Questa Power Station con 200 Wh di accumulo in poco più di un'ora l'abbiamo caricata senza problemi, anche con i pannelli portatili. E anche col sole riusciamo a caricare velocemente e bene questa Power Station, perché avendo poca batteria chiaramente il tempo necessario è minore. Abbiamo un ingresso massimo di 200 watt con una tensione, attenzione, che va da 12 a 28 volt, quindi non possiamo mettere un pannello troppo grosso che produce 30-40 volt perché la Power Station va in blocco. Abbiamo l'XT60 che è un'importante novità perché riusciamo a uniformarci a quello che è il parco di connessioni di pannelli disponibili sul mercato. Quanto costa questa Power Station? Vi ho detto a inizio video che il suo prezzo sarà 249 euro, ma da oggi è in vendita a 229 euro. Vi lascio i link per il sito ufficiale e anche su Amazon stesso prezzo. Vi lascio in descrizione anche un codice sconto mio di 10 euro da usare su Amazon o sul sito ufficiale, quindi fino al 26 febbraio la portate a casa con 219 euro. Con questo piccolo investimento entriamo nel mondo delle Power Station, o se abbiamo già delle Power Station, già le conosciamo, riusciamo a prendere questa che è veramente un giocattolino da portare in giro, ma giocattolino non è, perché abbiamo visto la costruzione, i materiali, le prestazioni, è una vera Bluetti che può tornarci utile in sicuramente tantissime situazioni. Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, un bel like, mi raccomando, noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta. Se passate da Torino in negozio ve la posso far toccare con mano. Ciao a tutti, grazie da Massi Dattoli.